Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi voglio farvi vedere come realizzare le punte di ricambio per l'incisore elettrico ricaricabile della Parkside. Probabilmente sarà un sistema che andrà bene anche per altri tipi di incisori elettrici, sempre che abbiano le stesse misure, se no dovrete riadattare il tutto alle misure dell'incisore che possedete. Sto realizzando questo video perché effettivamente avere una sola punta è un vincolo e perché anche sul web, in un gruppo, ho letto di alcune persone contente di questo incisore che però purtroppo lamentavano la mancanza del pezzo di ricambio, quindi siccome è semplicissimo vi faccio vedere come mi sono inventato di realizzarla. Iniziamo. Bisogna smontare questa ghiera ed estrarre la punta che abbiamo già all'interno. Come vedete è una punta da 3 mm di diametro ed ha una rondella grande sulla parte frontale, una molla ed una piccola rondella che viene bloccata da queste due alette. Bisogna prendere semplicemente dei chiodi, possibilmente meglio ancora se sono dei chiodi di buona qualità, un po' più lunghi della stessa punta, sempre del diametro di 3 mm, inserirli all'interno del mandrino di un trapano, non tagliarla in anticipo, bisogna inserire il chiodo direttamente con la capocchia, quindi serrare il mandrino, dopodiché affilare la punta, perché in teoria anche così potrebbe incidere, però è meglio farla un pochettino più appuntita. Quindi utilizzando o una molettina a disco con grana fine oppure la molla da banco sempre dal lato della grana più fine, possiamo rendere un po' più appuntito questo chiodo. A questo punto abbiamo ottenuto una sorta di copia della punta, quindi non ci resta che tagliarlo alla misura esatta. Ok, adesso rendiamo la parte tagliata leggermente meno grezza ed ecco la punta praticamente quasi uguale. Adesso molto semplicemente proviamo a replicare queste alette. Basta semplicemente pizzicare il metallo e come vedete si crea una piccola sporgenza. Facciamolo per bene per tutto il perimetro. Ok, già questa sporgenza è sufficiente per non far scivolare via la piccola rondella che va alla base. Quindi si inserisce in questo modo, va a bloccarsi, dopodiché mettiamo la molla e successivamente la rondella più grande. Uno, due. Proviamola subito e vediamo se riesce a lavorare. Proviamo a incidere un po' sulla plastica. Scriviamo da questa parte viti. E come vedete riesce perfettamente. Praticamente quasi perfetto. Va bene, allora possiamo dire praticamente che la replica della punta del nostro incisore su materiali morbidi funziona, su quelli duri purtroppo no, non riesce a incidere sul vetro, sull'alluminio riesce a fare delle incisioni
Almeno in questo modo abbiamo la possibilità di continuare a sfruttare l'utensile incidendo su superfici morbide, perché facendo la prova, ad esempio, sul vetro, lo stesso vetro che ho utilizzato ieri, purtroppo con questo chiodo non riesce ad incidere. È necessaria la punta in acciaio al tungsteno, ma per quanto riguarda cuoio, per quanto riguarda legno, plastica, eccetera, comunque riesce ad incidere ugualmente senza alcun problema. Tra l'altro abbiamo la possibilità di affilare il chiodo che dobbiamo utilizzare come punta più o meno in base alle nostre esigenze. Quindi, ottenendo un'affilatura molto più elevata, avremo sicuramente una penetrazione migliore, un tratto più sottile e è possibile utilizzarla eventualmente, ripeto, nel caso in cui dovesse usurarsi, su superfici che richiedono appunto dei lavori delicati con dei dettagli molto piccoli. E allora ragazzi, abbiamo quasi finito. Un'unica raccomandazione che mi sento di darvi è quella di fare la prova una volta montata la punta che non abbia gioco verso fuori, perché la molla deve tenerla schiacciata contro la parte interna, che poi è quella che dà i colpi verso l'esterno. Secondo me è una soluzione rapida, anche se non ci permette di incidere sulle superfici più dure, ma comunque le incisioni solitamente si fanno sulla plastica, sul legno e poco altro. Come vedete è praticamente uguale. Più è morbido il chiodo, più abbiamo la possibilità di creare questa scanalatura e che poi fermi la rondella, altrimenti dobbiamo inventare un altro modo, un punto di saldatura. Comunque qualcosa che ci permetta di fare appunto questa sporgenza, altrimenti la rondella va giù. Con i chiodi più duri avremmo sicuramente una durata maggiore della stessa punta, però purtroppo è quasi impossibile riuscire a creare questa sporgenza. Per il resto spero di esservi stato utile, in 2 secondi abbiamo trovato la soluzione per poter continuare a utilizzare l'incisore anche se la punta dovesse usurarsi. È al tungsteno, quindi è difficile che si rovini in fretta, ma nel caso in cui sappiamo che esiste questa possibilità. Detto questo, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo. Come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e lo avete ritenuto utile, e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ma cliccate anche sulla campanella qua giù, va bene? Così riceverete un'email ogni volta che caricherò un nuovo video. Ciao da Riccardo e a presto!